Puoi non mangiare per 3-4 giorni e comunque sopravvivere. Puoi non bere per un giorno o due e comunque sopravvivere. Ma prova a tenere il respiro più di qualche minuto e non sopravvivi. Senza il respiro nulla funziona. È la magia della vita, quello che muove tutto, la parte fondamentale della vita è data dal respiro. Più sono andato avanti nella mia ricerca interiore, sia da un punto di vista di esperienza, quindi meditando ogni giorno, facendo journaling, leggendo libri, imparando da dei maestri, e più anche semplicemente notando le cose attorno a me, più mi sono accorto che alla fine dei conti gli insegnamenti teorici sono una cosa, ma poi a livello pratico si arrivava sempre, quasi sempre alla conclusione che, ok, per essere presenti, concentrati sul respiro. Per meditare, concentrati sul respiro. Per l'illuminazione, il Buddha disse concentrati sul gap del respiro tra inhalation e exhalation. Per guarire da alcune cose, come dice Wim Hof, fai determinati tipi di respirazione. Il respiro è la cosa che connette, è quella porta che connette il dentro col fuori. Vuoi imparare a essere concentrato? Concentrati sul respiro. Respiro. Quindi è diventato veramente qualcosa che ho iniziato a notare essere la base di tutto. E anche se queste cose le vedi sempre, spesso non ci fai caso perché questi insegnamenti soprattutto spirituali, li vedi, li apprendi, li impari, ma rimangono, diciamo, nel dietro della tua testa fino a che non fai esperienza di quella cosa nella vita vera, nella tua esperienza. E quindi quella cosa diventa realtà e la realizzi. E ne fai saggezza o sofferenza, quello sta a te. E più vado avanti, più mi sono accorto di questa cosa del respiro. E ci ho fatto caso che ogni volta che le mie meditazioni sono intense, è sempre quando faccio qualcosa col respiro. E attenzione, non cercare di controllarlo, ma semplicemente guardarlo. È un modo anche mio che ho sempre cercato di utilizzarlo per essere presente. Nel momento in cui mi ritrovavo troppo nella mia testa, star male, crearmi narrative, un respiro profondo e tornavo, vero, come se mi accorgessi che sto utilizzando come un mecha di carne un personaggio umano in questo mondo e il respiro mi aiuta come smetterla di estraniarmi e vedere le cose come stanno. Quindi invece che entrare nella mia testa con 1000 narrative che mi fanno star male, tornare nella realtà, guardarmi attorno, essere veramente presente e dirmi ok, è un po' quella sensazione di ok, ma quindi non è una cosa comunque solo di attenzione, ma è anche una cosa che scientificamente aiuta. E quindi respirare bene non solo aiuta per stare bene e avere la base proprio a livello scientifico, fisiologico e mentale bene, ma anche se si vuole per raggiungere delle cose extra, fare dei passi extra che per altre persone sembrano da superumani, ma come dice Wim Hof non è questione di essere superumani, è realizzare che essere umani è super, che in realtà queste cose il nostro corpo sa farle di per sé, ma non sappiamo come farle. E ci sono alcune culture che in realtà ne parlano, l'hanno scoperto e ne parlano da tantissimo tempo. Ci sono gli indiani d'America, gli indigeni nella cultura indiana, orientale, in cui hanno utilizzato il respiro per qualsiasi cosa, per guarire di alcune cose autoimmuni create, per migliorare lo stress, per raggiungere temperature che possono aiutarli a farli vivere, ad esempio i monaci sull'Himalaya, a vivere a temperature pazzesche, a fare delle prove pazzesche a livello fisico, a livello mentale, guarire, scaldarsi, battere record, atleti che hanno imparato a respirare bene per tante cose, ma anche semplicemente persone normali che hanno imparato a smettere di soffrire d'ansia, depressione, capire che la maggior parte dei problemi che noi abbiamo ce li creiamo noi stessi e tramite il respiro, anche a livello scientifico, riescono proprio a tornare a un punto di equilibrio. Quindi eliminare un po' quei problemi autocreati, la maggior parte, e tutto ciò che deriva dalle infiammazioni. Anche perché io ho sempre notato che tante persone magari hanno vari sintomi di tante cose, ma spesso dicono ma ho provato di tutto e non sono mai riuscito a capire qual è il problema. E io non ho mai avuto cose che mi hanno fatto star male, ho sempre praticato sport, yoga, ho sempre fatto tutto nel modo corretto e non ho mai capito questa cosa, ma ho sempre notato dentro di me, ed è una cosa che vedo negli altri, ditemi anche voi cosa ne pensate, magari mi sbaglio, che spesso tanti sintomi che si vedono fuori, nella medicina tradizionale o comunque le persone vanno a cercare di contrastare quel sintomo. Esempio, mal di testa, uno prende qualcosa per il mal di testa, una medicina che fa passare il mal di testa, però continua a averlo e nella sua testa dice ho l'emicrania e ho sempre avuto l'emicrania. Io invece quello che ho sempre fatto col mio corpo è capire che secondo me
non è il mal di testa il problema, è perché ho il mal di testa. E quindi capire perché poi queste persone dicono ho il mal di testa e poi gli arriva un'allergia e poi succede qualcos'altro, addirittura persone anche cose peggiori, come proprio problemi autoimmuni, cose anche orribili. E spesso dici, ma perché queste cose capitano tutte a una persona e non ad altre? E secondo me sembrano tutte cose distinte, ma alla fine c'è una matrice comune che è semplicemente il tuo corpo che veramente è in squilibrio. Si sta facendo del male da solo e quindi tornare a prendere in mano il volante e utilizzarlo nel modo corretto. E so che magari queste cose dette a una persona che sta male la fanno stare ancora peggio oppure ti tirano uno schiaffo, però appunto per questo magari io spero che tu stia bene, quindi aiutare a prevenire queste cose o comunque provarle può aiutare, perché io da quando ho scoperto queste cose mi sono comprato tanti libri, ho fatto tanti corsi anche sul respiro e ho letto già un bel po' di cose e ho imparato tantissimo e ho scoperto che anche a livello scientifico ci sono tantissime prove di quanto il respiro veramente cambi la vita. E il problema è che tante persone in passato, cioè la medicina non si è messa a studiare tanto il respiro perché i medici vanno a guarire qualcosa che va male, quindi un sintomo, come vi ho detto prima, ma difficilmente vanno alla matrice del problema, difficilmente parlano di energia, difficilmente parlano di mondo interiore e difficilmente cercano di portare un essere umano che già sta bene a un livello superiore. Gli interessa curare quella cosa che si è rotta. Quindi se non c'è niente di rotto o se non si vede cosa è rotto, fa lo stesso, cioè curano qualcosa che magari è profondo con un cerotto esteriore e per carità la medicina è essenziale e salva vite. Io sto parlando di cose che ti crei da solo e magari sono più di quante pensiamo, magari no, magari sì. E quindi volevo darvi un po' qualche consiglio su come respirare. Poi magari questo non è un video tecnico, quindi parlo per mie esperienze e anche quello che ho imparato e sicuramente metterò anche dei link in descrizione per qualche ricerca extra o qualche libro che vi consiglio. Però in generale vi dico cosa utilizzo io come respiro, come respirare normalmente e poi delle tecniche di respirazione che utilizzo proprio come strumenti nel mio arsenale per aiutarmi. Se volete che poi approfondisco questo tema o altri temi, fatemelo sapere nei commenti. Allora, ho diviso in cose da fare sempre, cose che faccio sempre e cose che puoi fare ogni tanto come uno strumento da utilizzare. Allora, la cosa da utilizzare sempre, quindi imparare a respirare bene. Per respirare bene serve la postura corretta, quindi imparare ad avere la postura corretta, stare dritti, soprattutto anche quando si mangia, quando ci si siede, invece di essere sempre così col telefono, mettere la schiena più, cioè il sedile, la sedia più attaccata al tavolo, imparare a stare più dritti, anche quando si cammina, non guardare troppo in avanti, non guardare troppo in giù, avere una postura corretta, lavorare sulla propria postura. E quando si ha una postura corretta, ricordarsi di respirare non da qua, non di gonfiare qua, ma di gonfiare qua, di rilassare tutti i muscoli e di gonfiare come se stessi gonfiando neanche la pancia, ma tutto questo tronco, tutto qua attorno, gonfiare e respirare proprio utilizzando il diaframma. Tanta aria rimane lì, tanta gente respira proprio sempre da qua, mai in modo pieno, non riescono mai a buttare fuori tutta l'aria e a farla entrare tutta. E non è da respirare profondamente a ogni singolo respiro, ma ogni tanto bisogna respirare, utilizzare il diaframma per respirare. E come respirare? Con una postura corretta, respirare dal diaframma, quindi profondamente e lentamente e meno. Ci sono tantissimi studi per cui si fa capire che in realtà l'ossigeno è importante, ma anche se respiri tantissimo la quantità di ossigeno che puoi prendere non cambia tanto. Invece l'anidride carbonica, anche quella è molto importante, tanto quanto l'ossigeno, per un livello di efficienza del sangue, per il tuo livello di sistema immunitario, a livello cardiovascolare, per tantissime cose, e anche semplicemente per il tuo sistema simpatico e parasimpatico, quindi sistema autonervoso. Quindi imparare a respirare in modo più lento, respirare meno, ma profondo. Cercare di fare in modo che il tuo respiro non abbia dei momenti di stop, che non sia a scatti, ma che sia come un'onda o un cerchio, dentro e fuori, e respirare col naso. Mi raccomando, una cosa che potete fare per respirare col naso anche di notte è utilizzare degli scotch, ci sono proprio dei mouth tape che compri su Amazon, per aiutarti, perché contate che tantissimi problemi sono dati dal respirare con la bocca. Il naso respira e filtra e assorbe 18 volte il tutto meglio della respirazione con la bocca. La bocca è un sistema di backup per respirare in momenti di emergenza, ci può stare, ma il 99% del tempo della vostra giornata dovete respirare col naso. Tantissimi problemi che la gente ha sono dati dal fatto che respirano con la bocca senza accorgersene, soprattutto di notte. Quindi utilizzare già una cosa così aiuta tantissimo a abituarsi a respirare col naso anche di notte.
Ci sono anche proprio delle foto che si vedono di quanto il nostro sistema, la nostra faccia, sia a livello estetico ma anche funzionale nelle vie respiratorie, sia cambiata nel tempo dopo la rivoluzione industriale, perché per la postura e perché i nostri cibi sono meno duri, quindi mastichiamo meno, quindi non siamo più abituati a utilizzare questi muscoli a masticare in modo corretto. Quindi oltre ad avere la postura corretta, imparare anche a masticare di più, masticare bene, avere la postura corretta della lingua, il mewing. Lascio un video a riguardo in cui ne parlo in modo approfondito. E praticamente la lingua deve stare attaccata al palato come in una sensazione di vuoto, risucchiarla proprio in dentro, senza che tocchi i denti, davanti. Quindi c'è proprio tanti studi a riguardo, migliora tantissime cose anche il mewing e vi consiglio di iniziare a praticarlo perché quello fa parte della postura corretta di tutto il corpo e si respira bene quando si ha anche una postura corretta, soprattutto della lingua. E imparare anche a masticare, quindi magari utilizzare delle gomme, qualcosa che durante il giorno vi aiuti a masticare di più anche i pasti quando masticate, rilassare quando mangiate la pancia, respirare bene e masticare di più. E quanto respirare? Contate che la respirazione perfetta, si chiama coherence breathing, è una respirazione di 5.5 secondi, 6 secondi dentro, 6 secondi fuori dal naso. Quella è la respirazione corretta. Come vi ho detto, non è un video tecnico, non sto qui a spiegarvi esattamente come fare ogni cosa o come o approfondire tutti i benefici di una cosa, eccetera. Vi lascio, io vi sto dando tutte le informazioni e poi fatene quello che volete. Quindi è un po' un'infarinatura generale sul potere della respirazione. E basta. E invece per fare delle tecniche che io utilizzo quasi sempre, che hanno dei benefici, io faccio queste. Ragazzi, mi raccomando, queste cose qua prima imparatele e fatele bene. Non mischiate tutto, non fatele a caso, una dopo l'altra. State comunque trattando una cosa complessa nel vostro corpo, la vostra chimica nel vostro corpo. E fino a poco fa si pensava che il nostro sistema autonomo o simpatico, parasimpatico, il nostro sistema nervoso non potesse essere toccato da queste cose. Invece si è scoperto che si può andare a toccare queste cose e a cambiarle a piacimento, comunque bisogna farlo con una certa consapevolezza e sapendo quello che si sta facendo. Quindi mi raccomando, informatevi prima. In yoga questa cosa si chiama pranayama. L'energia, il prana, la vita, quello che muove tutto è il respiro, quindi la scienza del respiro è il pranayama e prana è l'energia, yama vuol dire il controllo, quindi il controllo del respiro tramite il controllare il respiro riesci a controllare la tua energia e se controlli la tua energia controlli mente e corpo. E se controlli mente e corpo riesci a essere consapevole veramente di tante cose, essere un po' padrone di più del tuo destino, essere più consapevole e rispondere meno in modo compulsivo alle cose. Come si dice nel karma, no? Ti crei il tuo karma. Un'altra cosa è capire appunto, come dicevo prima, di respirare una volta a settimana. Ho una mia routine, anzi 2 volte, ma una volta in cui proprio faccio tante tecniche di respirazione e una volta in cui faccio il metodo Wim Hof, che è il primo metodo di cui voglio parlare. È un metodo di questo signore che ha battuto praticamente grazie a queste tecniche di respirazione ed esposizione al freddo e yoga, 26 e passa Guinness World Record, fa cose incredibili, e si chiama Tummo Breathing, è un sistema di respirazione yoga che va proprio a creare una situazione quasi di stress. Contate che tanta parte della respirazione si basa su cosa? Sulla stimolazione del nervo vago, ovvero il nostro corpo, il nostro sistema nervoso autonomo può essere in una sensazione, cioè entrare in un sistema, si chiama parasimpatico o simpatico. Quando è in un sistema parasimpatico sei in una status di sopravvivenza, di fight or flight si chiama, quindi in una situazione in cui sei sempre allerta. Questa cosa può essere utile in alcuni momenti, nella sopravvivenza appunto, ma a lungo andare ti crea ansia, non riesci a guarire, il tuo corpo non funziona al 100%, eccetera, eccetera. Quindi la maggior parte del nostro tempo noi purtroppo lo passiamo in questo status e da lì tanti problemi che ci creiamo. Invece con delle tecniche di respirazione ci creiamo invece l'opposto, stimoliamo questo nervo che è il nervo vago, che è quello che va a connettere un po' il cervello a tutti gli organi, detta proprio così, e va a invece creare questo sistema di coerenza in una situazione di invece attivazione del sistema parasimpatico, e questo invece va a creare una situazione di stress, cioè di rest and digest, quindi per guarire, per rilassarsi, per riposare, eccetera, eccetera. E noi dovremmo stare in quello stato il maggior tempo possibile per una questione di salute mentale, di benessere, di longevità, di efficienza del corpo, tantissimi benefici. E quello che va a fare il metodo Wim Hof è il contrario, invece va a attivarti uno stress creato quasi apposta
ma in modo positivo, a volte positivo, proprio per darti invece una sensazione, proprio per andare a combattere a varie infiammazioni nel corpo, per migliorare il sistema capillare, il sistema cardiovascolare, ha tantissimi benefici. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata, soprattutto se associato anche all'esposizione al freddo, docce fredde, eccetera. Io lo utilizzo, il metodo Wim Hof, una volta a settimana, poi quando faccio le docce fredde, ma anche proprio durante tutte quelle situazioni di stress in cui ho bisogno di supporto. Quando ad esempio c'era il Covid, l'ho utilizzata per il Covid ed era l'unica cosa che mi ha dato veramente senso di sollievo. E mi ha aiutato veramente tanto, anche perché aiuta con le infiammazioni. Al contrario, un'altra tecnica che utilizzo spesso nel mio arsenale è la tecnica del 4-7-8. È una tecnica inventata, cioè non è stata inventata, però l'ha portata a essere famosa questo scienziato, ed è una tecnica per cui si butta fuori e poi si respira col naso dentro per 4 secondi, si tiene lì per 7 secondi e poi con la bocca si butta fuori per 8 secondi. Questo invece è l'opposto di Wim Hof, va a crearti una sensazione di relax, va a riportare il tuo corpo in uno status di rest and digest, per stare bene, stare rilassato. Alcune persone lo utilizzano, lo fanno la mattina prima di meditazione, bastano anche 7-8 volte per avere benefici praticamente per tutta la giornata. È qualcosa di incredibile, anche questo aiuta tanto in altri casi, più profondamente, e ogni tanto fare delle pause. Questo si chiama Buteyko Breathing, è uno scienziato che ha proprio studiato il fatto che respirare meno spesso è una cosa che ci è più utile, perché tante cose noi le diamo siccome respiriamo male, respiriamo in autonomia di più, perché pensiamo che ci manchi il respiro, eccetera, e in realtà creiamo un circolo vizioso che porta sempre meno risultati. A volte serve proprio respirare meno, prendere delle pause, può essere utile. Poi ci sono delle cose che si possono fare durante l'allenamento per migliorare proprio il VO2, quindi la capacità di utilizzare l'ossigeno, oppure la lungs capacity, quindi la capacità polmonare, e si possono fare ad esempio durante una corsa, una camminata, un allenamento, invece che respirare sempre dal naso in modo costante, se lo si riesce a fare, imparare pian piano a respirare un po' più in esalazione che in inalazione. Quindi abituare il corpo a stare un po' più senza ossigeno in modo tale che aumenti la capacità polmonare, quindi migliori sempre di più. Ad esempio quando vado a correre, invece che respirare, 4 passi dentro, 4 passi fuori, faccio 3 passi dentro, 5 fuori o qualcosa del genere, e pian piano lo abitui il tuo corpo a stare così, si allena così anche a livello proprio polmonare, a livello cardiovascolare, eccetera. Mi raccomando, sempre fate queste cose con consapevolezza. E un'ultima cosa sono esercizi yoga. Ce ne sono infiniti, se studiate il pranayama ci sono infinite cose che si possono fare. C'è la respirazione di David Blaine, c'è il Sudarshan Chakra Kriya, Kapalbhati che lo consiglio, Bhastrika, Simha Kriya che aiuta sempre per anche la questione sia dell'energia ma anche del sistema immunitario, della capacità polmonare, saper utilizzare i bandha, i mudra, ma sono cose più complesse. Alcune respirazioni che hanno inventato anche tipo Joe Dispenza o altre possono aiutare, quello sicuramente, fanno parte di cose che possono essere utili nell'arsenale, come vi dicevo, come anche semplicemente la respirazione a scatola, il box breathing, quindi respirare lo utilizzavano i militari per addormentarsi prima o per calmarsi, tot secondi dentro, tot secondi mantieni, tot secondo fuori, tot secondi mantieni, tipo 4 secondi, 4 dentro, 4 mantieni, 4 fuori, 4 mantieni, e pian piano continui, o 5 o 6 secondi in base a quello che volete ottenere. O anche Anulom Vilom, quindi con la mano imparare a utilizzare, a respirare da una narice all'altra per calmarsi, nadi shuddhi, a pulire i nadi, quindi in yoga questi canali che portano energia e vengono purificati tramite anche il respiro. Insomma, c'è un mondo dietro, non posso fare un video, già siamo a 23 minuti di registrazione in cui parlo di tutto quello, la parte yoga, se volete la approfondisco, ma ci sono infinite tecniche. L'importante è, secondo me, fare quello che vi ho detto, imparare innanzitutto a respirare bene, studiare il respiro, fare le cose con consapevolezza e aggiungere qualche tecnica che vi può essere utile, approfondite e diventate maestri di una magari di queste tecniche o due che vi possono essere utili in alcune situazioni. E una delle cose che magari potete fare a livello interiore di yoga che consiglio è magari approfondire un kriya. Vi scegliete un kriya
e magari può essere quello di Sadhguru, il corso di Sadhguru, può essere il corso di Gurudev, sono vari kriya che si possono fare che sono più complessi ed è quello che secondo me cambia un po' più la vita. Si utilizzano sistemi di respirazioni, di mantra, di meditazioni particolari che si fanno una volta o al giorno o dipende, e quello va veramente a lavorare a un livello interiore e aiuta veramente tanto. E sia io che altre persone che ho letto in altri libri della respirazione è una delle cose che ti colpisce, cioè che ti aiuta di più. Quindi tutte le mattine faccio durante la mia routine praticamente yoga, quindi esercizi di yoga. Tutti i giorni faccio una cosa che si chiama anche 5 riti tibetani, è una cosa che aiuta molto come esercizio di yoga per il fisico e anche come metodo di, come pratica, ecco, utilizzando il respiro. E dopo aver fatto tipo il saluto al sole o a volte uno yoga un po' più complesso, quindi hatha yoga, quindi esercizi fisici, poi faccio kriya yoga, quindi un Shambhavi che è un metodo di kriya yoga, quello di Sadhguru, nel corso di ingegneria interiore, e questo lo faccio praticamente tutti i giorni. Una volta a settimana faccio il metodo Wim Hof più approfondito, quindi tutta la respirazione, tutti gli esercizi dell'app. Una volta a settimana faccio un esercizio di hatha yoga che dura circa un'oretta ed è un po' più complesso, si chiama Angamardana, e un'altra volta a settimana condenso in una giornata praticamente tanti esercizi respiratori. E una volta al mese invece faccio degli esercizi posturali un po' più complessi. E tutti i giorni invece, quando riesco, ogni tanto ci metto Wim Hof, ogni tanto ci metto il 4-7-8, ogni tanto altri esercizi in base a quello che mi serve, insieme allo yoga che faccio la mattina. E docce fredde quando serve per il corpo e così via. Quindi questa è un po' la mia routine, quindi tutti i giorni qualcosa, ogni tanto, una volta a settimana o due, degli esercizi più specifici, quindi 3 volte diciamo di esercizi un po' più complessi proprio sulle respirazioni basati, una volta al mese più posturali fatti in modo diverso, ma ogni giorno mantenendo la respirazione corretta e utilizzando il mouth tape, facendo la postura corretta della lingua e così via. Quindi questa è un po' la mia routine. Ed ecco qua ragazzi, se volete approfondire vi lascio il link in descrizione di un libro o di altre cose che mi sono piaciute, e per qualsiasi domanda potete scrivermi in privato. Mi raccomando, fate le cose con consapevolezza, informatevi, fatele bene, imparate a farle bene, e se volete che io cioè che approfondisca su cose in particolare lo faccio volentieri, scrivetemi e ci vediamo sul prossimo video o anche su Instagram se volete scrivere in privato. Ciao ragazzi!